La maggior parte dei portafogli e potenzialmente anche il tuo sarà distrutta entro il 2026 e quasi nessuno ti sta avvertendo. No, non è colpa dei dazi, non è colpa dei tassi di interesse, non è colpa della Fed e neanche di Trump. Tutto è iniziato in Cina ed è da lì che i modelli di valutazione di Wall Street, i modelli che sono stati utilizzati per anni, per decenni, hanno iniziato a vacillare, hanno iniziato a sgretolarsi. E la cosa più incredibile è che la maggior parte di persone ha totalmente ignorato questi segnali. Ma ascolta bene, se non lo capisci adesso, se non capisci adesso quello che sta succedendo sul mercato globale, allora il tuo portafoglio potrebbe essere in serissima difficoltà e addirittura essere raso al suolo entro il 2026. Se però ci arrivi prima degli altri, quindi apri gli occhi, allora potresti essere davanti alla più grande ondata di ricchezza generazionale degli ultimi anni, se non dell'ultimo secolo. Quindi in questo video vedremo che cosa si è rotto nel sistema tradizionale, vedremo perché le regole che fino adesso hanno generato ricchezza potrebbero non funzionare più per la maggior parte di investitori e probabilmente sono le stesse su cui stai basando oggi il tuo portafoglio. Vedremo il perché le cose sono cambiate e in che modo, e soprattutto quali sono i 3 pilastri su cui concentrarsi, su cui personalmente mi sto concentrando per sfruttare al massimo la nuova onda di ricchezza in arrivo. Sto parlando di qualcosa di estremamente importante, un video che devi assolutamente guardare fino in fondo e no, non è tanto per fare hype, è veramente importante che tu comprenda quello che sta succedendo se vuoi realmente sopravvivere al mercato dei prossimi anni, dei prossimi 5 anni, ma in particolare al mercato di quest'anno e del prossimo. Quindi mettiti comodo, spegni le notifiche e partiamo. Partiamo proprio dal momento in cui tutto è cambiato. E voglio partire da lì perché la maggior parte di persone se l'è perso. Se l'è perso perché non ha compreso quanto importante fosse questa notizia, cioè questo evento. E ripeto, non si tratta dell'inflazione, non si tratta degli annunci sui dazi e come ho detto non è neanche colpa della Fed. Il via è stato dato da una semplice startup, una startup che ha innescato un'enorme valanga. Il 20 gennaio una startup cinese semi sconosciuta ha lanciato il suo modello AI, il modello R1. Sto parlando di DeepSeek. Probabilmente hai sentito la notizia, hai detto "Oh, che figo, fammi provare, vediamo come funziona", ma in realtà questa notizia ha innescato qualcosa di più. Questo modello, secondo analisi terze, infatti avrebbe superato l'ultimo modello, il più recente di OpenAI. E fin qui nulla da dire, ci sta. Insomma, abbiamo visto 1000 volte combattere le varie intelligenze artificiali e superarsi a più riprese l'una con l'altra. Quindi che cos'è che ha innescato questa valanga? Cioè perché è così importante questa notizia? Perché questo modello è stato costruito in appena 2 mesi di lavoro e con 6 milioni di dollari. Mentre Google, Meta, Microsoft buttavano miliardi e miliardi e miliardi in questo gioco dell'AI, questi qui l'hanno fatto meglio, più velocemente e con una frazione minima di denaro. In tutto questo ecosistema, in tutta questa corsa all'oro, no, che porta l'AI in scena, avevamo la nostra gallina dalle uova d'oro, cioè Nvidia, che come vediamo ha fatto un pump incredibile. Un pump incredibile perché? Perché Nvidia era un po' il motore che manteneva appunto in piedi tutta questa ondata qui, perché miliardi e miliardi e miliardi investiti in tecnologia per poter far girare queste AI in chip, in software, in un sacco di roba, e Nvidia era il cuore pulsante di tutto ciò. Però la Cina ha dimostrato che non servono per forza investimenti colossali, non servono chip incredibilmente avanzati. Infatti hanno superato OpenAI lanciando in una frazione di tempo quello che ha fatto appunto ChatGPT con una frazione del denaro, ma anche utilizzando chip relativamente vecchi. A questo punto gli investitori hanno inevitabilmente iniziato a farsi qualche domanda ed è lì che si è innescata la valanga. Aspetta, non è che stiamo pagando forse troppo per le cose sbagliate? Questa è probabilmente la domanda che si sono fatti gli investitori. Quindi si sono chiesti:
oh, io sto investendo massicciamente su tutta sta roba qui, ma dall'altra parte dell'oceano mi escono delle soluzioni estremamente più economiche che vanificano tutto quello che è lo sforzo e l'investimento che invece stiamo facendo di qua in Occidente. Risultato, pochi giorni dopo, il 27 gennaio, Nvidia ha perso ben il 18% in un solo giorno. Parliamo di 593 miliardi di dollari spazzati via in un solo giorno. Non è una cosa normale sul mercato, è un qualcosa di storico. Poco dopo il Nasdaq, che si è fatto una bella correzione del 3%. I magnifici 7, Apple, Amazon, Alphabet, Tesla, Microsoft, Meta e Nvidia, sono collassati insieme a questo indice. E ti basta aprire un qualsiasi grafico per vederlo. Ma perché questa reazione? Non è stata un po' esagerata? No, non è stata esagerata. Questa reazione è perché DeepSeek ha dimostrato che non vince chi spende di più, ma vince chi si adatta più in fretta. E persino Scott Bent, il segretario al Tesoro USA, in una recente intervista ha affermato quanto segue. Il declino del mercato è iniziato con l'annuncio dell'AI cinese di DeepSeek. I Mag 7, quindi i magnifici 7, avevano guidato il mercato per circa 18 mesi. Abbiamo assistito a una delle più grandi bull run della storia, condotta proprio dalle top tech, i nostri magnifici 7. Poi però è arrivata una bella dose di realtà. Quale realtà? Beh, come ho detto, non è questione di capitali, è questione di capacità di adattarsi al mercato. Gli investitori stavano investendo, stavano spingendo sulle cose sbagliate, stavano spingendo in preda alla FOMO sui vecchi modelli. Sempre Scott Bent dice: non è politica, non sono i tassi, non sono le guerre commerciali, è la struttura stessa del mercato che sta vacillando, è la struttura stessa del mercato che si sta rompendo. Il mercato che tutti noi conosciamo è costruito su modelli vecchi, su presupposti lineari, fammi dire, mentre l'IA, quindi l'intelligenza artificiale, è un qualcosa di esponenziale. Non si muove con la nostra idea lineare, il nostro modello di analisi del mercato lineare, ma stiamo parlando di un qualcosa di esponenziale. Se tu guardi l'anno scorso a che livello eravamo con l'AI e a che livello siamo oggi, è incredibile, è spaventoso il movimento che c'è stato, l'innovazione, la crescita, la curva che c'è stata. Stiamo parlando di qualcosa di esponenziale. Tutto si sta muovendo troppo in fretta. L'investitore medio però è ancora lì con il suo fondo indicizzato a fare i suoi pack di accumulo, con il suo compra e tieni, credendo di essere al sicuro, a tutti questi movimenti, continuo ad accumularmi il mio S&P 500 e va bene così. Se sei ancora lì a farti il tuo pack sull'S&P 500, ti stai perdendo tutto quello che sta succedendo. E se credi di essere al sicuro, ti sbagli di grosso. Non è così. E non lo dico io, lo dicono i numeri. Il 30% dell'S&P 500 oggi è costituito dalle magnifiche 7. Se le magnifiche 7 crollano, il tuo S&P 500 crolla. Punto. Quindi se pensi di essere diversificato perché stai comprando l'indice, stai solamente scommettendo sui big tech con la maggior parte del tuo capitale e in più stai pagando commissioni a BlackRock o qualsiasi altro ETF che ti piazza di fatto una scommessa sulle big tech. Tanto vale comprarti le big tech da solo, quindi senza andare a investire tramite l'S&P 500. E attenzione, non dico che sia sbagliato investire sull'S&P 500, anzi non ti potrei dire neanche che sia giusto farlo perché non ti posso dare consigli finanziari, però ti posso dire di aprire gli occhi e guardare quello che sta succedendo, perché il vecchio modello di investimento si è rotto. Quando sono diventate così potenti le magnifiche 7, qualcosa si è rotto, qualcosa è iniziato a cambiare. L'S&P 500 è diventato, quindi tutto il mercato USA in realtà è diventato troppo dipendente da queste 7 aziende. Se guardiamo infatti l'S&P 500 con i pesi uguali, vuol dire con ugual capitale posizionato su ciascuna azione che lo compone, quindi su ciascuna delle 500 e passa azioni che lo compongono, beh, in realtà vedremo un S&P 500 non così in profitto come l'abbiamo visto invece quello originale, normale, che ha un 30% tutto sulle big tech, ma vedremo anche un S&P 500 oggi in perdita solo di un 4%, non così tanto in perdita perché abbiamo raggiunto anche un meno 20% rispetto a quello che appunto è l'S&P 500 tradizionale. Perché questo? Perché è troppo esposto sulle magnifiche 7. Il fatto è che queste 7 aziende
tengono in piedi un po' tutto l'indice, ma se queste vacillano, se queste iniziano a crollare, tutto lo segue. E quando è iniziato a succedere questo, nessuno aveva un piano B, semplicemente perché sono quelle aziende troppo grosse per crollare. Non ti sto dicendo che dovranno fallire, ti sto dicendo semplicemente di fare attenzione nel modo in cui investi i soldi, perché questi fondi passivi sono ignoranti, nel senso che quando i mercati crollano non vanno a investire di più, e quando invece alcune aziende performano bene vanno ad aumentare l'investimento, quindi paradossalmente investono di più quando i prezzi salgono che quando i prezzi scendono. Sono fondi indici gestiti interamente da algoritmi e che quindi vanno a soppesare male il valore, se non tramite l'interesse che suscitano meno determinate azioni, determinate aziende. Non investono a livello di valore, ma investono a livello di hype. Quindi sì, non è stato un tweet, non è stato un discorso nei dazi, nelle riunioni della Fed a innescare tutto questo, ma è stata una I costruita in Cina, che ha tirato il filo e fatto sgretolare quella che è la strategia di investimento della maggior parte di persone. E non so te, ma io sui social ho visto veramente il massimo dei commenti su oddio crolla tutto, oddio è finito tutto e così via. Questo però è solo l'inizio. Quindi che cosa puoi fare? Prima di tutto rompere i vecchi paradigmi, quindi iniziare a guardare in modo diverso al mercato, iniziare ad utilizzare queste tecnologie, queste strategie. In particolare, ad esempio, io utilizzo l'AI per analizzare costantemente il dove posizionarmi, mentre un po' di tempo fa ci mettevo mesi per analizzare, trovare le azioni, le aziende, le cose varie. Oggi ci metto una frazione del tempo. Perché? Perché utilizzo l'AI per andare a fare questo lavoro per me. Per esempio su Investing Pro, ti lascio qua sotto il link, è scontatissimo, costa meno di 30 centesimi al giorno. Se sei un investitore, se investi sul mercato azionario e vuoi farlo sul serio, allora questo è il più grande investimento sensato che tu possa fare, il primo in assoluto, cioè quello sui dati, sulle informazioni. Ciò che ti permette di fare soldi sul mercato degli investimenti sono i dati, sono le informazioni, e le mie informazioni io le pesco qua. Io da qua posso andare a vedere in 3 secondi tutto quello che mi interessa, inserire nel mio portafoglio delle azioni, guardare come stanno andando, capire come si trova rispetto al mercato il prezzo. Investing, che tra l'altro è una delle 3 più grosse piattaforme al mondo di analisi finanziaria, quindi stiamo parlando di un colosso, ti dà oltre 1000 indicatori, pensieri di analisti, veramente un sacco di roba che ti permette in 2 secondi di vedere se un'azione per esempio è sottovalutata o sopravvalutata, a quanto viene data, a quanto viene quotata e così via. Quindi qui hai in pochissimo tempo uno spaccato di quello che è il sentiment verso una determinata azione. Hai anche poi tutti i dividendi, le notizie, gli utili, tutto quello che sta succedendo e come sta andando, puoi confrontarla rispetto al resto del mercato, hai il bilancio, hai i modelli, hai i grafici, hai lo stato attuale, hai veramente qualsiasi cosa, hai anche le idee, quindi puoi andare a guardare in tempo reale che cosa sta facendo ciascun grosso investitore, copiare il suo portafoglio, quindi andare a prendere tutte le azioni che ha e andare poi a comprartele su qualsiasi broker tu utilizzi, a specchio seguirlo, vedere tutti gli acquisti, le vendite che fa, veramente tutto. Hai poi una sezione AI dove puoi andare a crearti un portafoglio con l'obiettivo di battere il mercato. Puoi andare per esempio sui giganti tecnologici degli Stati Uniti, puoi battere l'S&P 500 con un SP20 che vediamo un ritorno totale estremamente più alto rispetto alle prestazioni, in questo caso di un S&P 500. Qua ti fa vedere graficamente, quindi hai tutta una serie di tecnologie, filtri, grafici, hai anche una AI con cui chattare, con cui andare a modificare, sistemare, migliorare le tue strategie. Hai una ricerca dati, una ricerca per filtri, quindi puoi dirgli e filtrare determinate cose che guardi magari quando vai a investire, perché se un investitore che tendenzialmente guarda per esempio il fair value, o va a guardarsi l'EBITDA o va a vedersi che cavolo ne so, è vero che è una cosa che trovi ovunque, ma è anche vero che in questo caso la puoi filtrare, ottimizzare, dargli dei range e quindi andare a fare delle ricerche mirate molto migliori rispetto a quelle che invece faresti con così alla cieca su un software qualsiasi o sui classici portali, sui classici broker e così via. Ti sto parlando di questo
tipo di innovazione. Ti sto parlando di che cosa può fare l'AI e quanto può rendere più semplici le cose. Cioè veramente io le analisi che prima ci mettevo mesi a fare, oggi le faccio in un click. Io in un'ora ho tutto scremato e analizzato quello che mi interessa. Mi basta anche andare solo lì, prendere l'AI, vedere il portafoglio che mi dà prestabilito, analizzarmi i 5, 6, 10 titoli che mi dà e poi vedere quali di questi aggiungere al mio portafoglio. Molto molto semplice. C'è un lavoro immane che prima dovevo fare, adesso non faccio più perché in un click viene fatto da un'intelligenza artificiale. Questo è quello a cui stiamo andando incontro. Ecco perché bisogna rompere i vecchi paradigmi e iniziare a sfruttare questi sistemi. Io ti ricordo, qua sotto ti lascio il link se ti interessa per utilizzare Investing Pro. È in abbonamento annuale. L'abbonamento costa ad oggi meno di 30 centesimi al giorno. Quindi per un anno tu ti fai il tuo abbonamento e paghi meno di 30 centesimi al giorno. Non ti serve neanche l'Investing Pro Plus. Io per le mie analisi mi trovo benissimo con la versione base, l'Investing Pro normale, che ha già una marea di cose, indicatori che per me bastano e avanzano. Quindi veramente per meno di 30 centesimi al giorno ti trovi però un applicativo che ti svolta totalmente la tua analisi e il modo in cui approcci al mercato e di conseguenza anche i risultati. Cioè questo per me nell'ambito degli investimenti è l'investimento più profittevole che io abbia fatto finora, proprio perché mi alleggerisce un sacco del lavoro e mi aiuta a fare dei profitti enormi. Detto ciò, vediamo quali sono i 3 pilastri su cui mi sto focalizzando in questo momento per essere pronto a quella che chiamo la grande rivoluzione quantica. Sì, perché abbiamo avuto la rivoluzione industriale, c'è stata poi la rivoluzione di internet, ora c'è la rivoluzione quantica, quando il sistema lineare si curva e diventa esponenziale. E in questa rivoluzione mi sto focalizzando su 3 categorie di asset principali, quelle che chiamo i 3 pilastri della realtà che avremo nei prossimi anni. Al primo livello abbiamo Bitcoin. Che piaccia o no, Bitcoin sta diventando una base monetaria. Il valore fuori dal sistema, quel trucco per non farsi fregare dalla svalutazione del denaro e dalla censura. Questo è il primo livello su cui mi sto focalizzando. Al secondo livello abbiamo l'AI e il deep tech, quindi le aziende che costruiscono infrastrutture, modelli, strumenti su cui tutto questo si muoverà. E non sto parlando per forza delle big tech che conosciamo, che anche loro hanno un peso importante all'interno di questo mondo, ma sto parlando anche e soprattutto delle piccole aziende, quelle veloci, quelle agili, in grado di adattarsi velocemente al mercato, quelle che come DeepSeek arrivano dal nulla e rivoluzionano dei settori. E infine il terzo livello, quello dell'energia e delle materie prime. Sto parlando quindi dell'infrastruttura fisica, perché l'AI consuma energia e quindi qualcuno deve produrre questa energia. Poi l'AI utilizza chip e qualcuno deve produrre questi chip. Per produrre chip servono materie prime, serve per esempio il rame, uranio, litio, magari oro, argento. Ecco, questo è il terzo livello, quello dell'energia, che alimentano le infrastrutture, quindi produttori di schede video, chip e tutta questa roba qui, che poi alimenta il software. Esempio Bitcoin, l'AI e tutto il resto. Non serve avere 500 posizioni in portafoglio, ne bastano poche, ma scelte con cognizione di causa, consapevolezza e visione di ciò che sta accadendo. È tardi per posizionarsi? Assolutamente no. Non siamo in realtà ancora arrivati al picco, anzi siamo ancora in una fase embrionale se vogliamo, un pochino più avanzata, ma ancora embrionale, non c'è tutta quella frenesia. Siamo nella fase iniziale di riconoscimento, quando là fuori il mondo inizia a riconoscere il valore di Bitcoin, inizia a riconoscere quello che potrebbe succedere o quello che è lo scenario che probabilmente vedremo con l'avvento, con la crescita esponenziale dell'AI, dei computer quantistici e tutte queste cose qui. Quindi siamo in quella fase in cui la maggioranza dorme, la maggioranza è lì a farsi i suoi pack d'accumulo su S&P 500, convinto che le cose continuino ad andare lentamente come sono sempre andate, mentre lontano dai riflettori qualcosa si sta muovendo in modo esponenziale. In questi anni si creerà il futuro. In questi anni, fammi dire in questi 5 anni, perché per me c'è tempo fino al 2030, ci sarà e si preparerà un futuro assurdo, cioè qualcosa di inimmaginabile probabilmente. Cioè ci troviamo negli anni 2000, o meglio qualche anno prima del 2000,
con l'avvento di internet. Avvento di internet che, come vedi, oggi ha cambiato drasticamente tutto. Bene, ci troviamo in quella stessa situazione. 20 anni dopo, 25 anni dopo, ci troviamo nella stessa situazione. Anzi, nel 95, 30 anni dopo, ci troviamo nella stessa situazione. Stessa situazione, ma con una tecnologia ancora più dirompente, che è quella dell'AI, quella che rompe definitivamente il sistema lineare e ci porta in un qualcosa di esponenziale. Un sistema in cui chiunque con un computer o una connessione internet può fronteggiare qualsiasi equipe di esperti là fuori nel mondo. Sto parlando di questo, sto parlando della decentralizzazione assoluta, sto parlando del potere incredibile che l'AI mette nelle mani di qualsiasi singolo individuo, a patto che comprenda e utilizzi determinati strumenti. Ricorda in chiusura che la ricchezza non si crea scrollando, seguendo le notizie su TikTok o sui vari social, si costruisce capendo dove stiamo andando, capendo in che direzione il mondo si sta spostando e muovendosi per tempo. Il vecchio sistema probabilmente non tornerà e nessuno salverà il tuo portafoglio al posto tuo. L'unico che può salvarlo sei tu, utilizzando strumenti, analizzando, comprendendo quello che è il movimento, la grande trasformazione in atto. Se ti svegli ora, puoi trasformare questa fase di incertezza nella decisione finanziaria più importante di tutta la tua vita e probabilmente più importante anche per la vita dei tuoi posteri. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, lascia like e iscriviti al canale se ti è piaciuto questo video e per essere notificato quando usciranno gli altri video. Parleremo la prossima settimana di dazi, analizzeremo la situazione Cina-Stati Uniti per vedere che cosa sta realmente succedendo e come la Cina potrebbe cambiare drasticamente ancora una volta le sorti del gioco. Ti ringrazio per essere stato qui con me, ti ricordo qua sotto ti lascio il link di Investing Pro. Se investi in azioni non puoi non utilizzare questo strumento perché è veramente essenziale, ti fa risparmiare un sacco di tempo e ti dà una marcia in più, un vantaggio competitivo rispetto a chi invece questo strumento non lo utilizza. Quindi non essere tirchio, utilizzalo perché, scherzi a parte, l'ho provato veramente sulla mia pelle e ti posso dire che è uno strumento incredibilmente utile. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.